Ben ritrovati. Oggi vi parlo di Schizze Strappa Favini, una vecchia conoscenza, un best seller per tutti noi appassionati di scrittura stilografica. Ma quella di oggi è la versione, l'edizione speciale dedicata a Barbara Calzolari. Si caratterizza da una copertina diversa, ma soprattutto da questo foglio, una falsariga che è utilissima per muovere i primi passi con gli stili calligrafici. Ci sono 3 versioni, 3 varianti: il corsivo americano, corsivo inglese, corsivo a pennello. La falsariga non serve che così ve lo spieghi di nuovo, ormai avrete imparato tutti che, come vedete, si mette sotto il foglio e questi fogli così sottili sono ideali proprio per questo utilizzo e ci guidano la nostra mano sia per i gradi, c'è la linea baseline, per i gradi calligrafici che sono quelli propri di ciascuno stile. Ovviamente, nel caso per esempio di questo corsivo, esiste anche l'inclinazione, questa linea che ci aiuta a rendere più vicina possibile la calligrafia allo stile che andiamo a riprodurre. Ma la prima domanda è questa: è una carta da 55 grammi o da 50 grammi? Questa è una cosa ancora irrisolta, perché nel sito della Favini stessa, cioè nella scheda fornita dal produttore, la carta è descritta come una carta da 50 grammi per metro quadro, ma sul blocco e per tutta la conoscenza comune che abbiamo, la carta è una carta da 55 grammi. È una domanda che rivolgerò volentieri al produttore. Una carta bianca molto liscia perché è calandrata in superficie, quindi anche questa non è esente da critiche, nel senso che va bene per molti, ma non per tutti i pennini. Ad esempio, alcuni pennini flessibili faticano un pochettino perché avendo la carta una fibra così mascherata, così impaccata dai leganti e dalla calandratura che è propria della sua finitura, non riesce ad attivare il flusso d'inchiostro, quindi quello che viene chiamato come skipping o falsa partenza è abbastanza comune in quei pennini che non riescono ad attivarsi. Va benissimo per altri, va benissimo anche per i pennini ad intinzione, quelli per la cannuccia, quelli in acciaio, perché comunque è una carta che è molto usata anche per fare gli esercizi. Poi ha un bianco che è davvero abbagliante, un bianco che non tutte le carte, non altre carte, hanno in questa fascia di prezzo, e quindi anche per questo è abbastanza apprezzata. Va benissimo proprio per gli esercizi, così come va bene la falsariga non solo per seguire tutte le inclinazioni, i gradi, ma anche solamente per averla, come la sto usando io, in maniera sottostante, per fornire una guida alla linea, stare dritti, non perdere l'orizzonte, che è una cosa invece purtroppo abbastanza facile da perdere. Abbiamo detto pennini calligrafici ad intinzione, ma anche una bella varietà di inchiostri, però attenzione, non tutti, perché qualcuno potrebbe invece attivare quel brutto fenomeno dello spiumaggio, della diffusione laterale, a volte determinata da un pennino particolarmente tagliente o aguzzo, come potrebbe essere questo, altre volte invece da un inchiostro che non riesce nell'immediato a penetrare in profondità in una carta così compatta e così anche poco naturale, nel senso se riferita ad una carta a mano, e quindi invece che scendere, quindi penetrare in profondità, comincia a espandersi un pochettino lateralmente, purtroppo lasciando quei margini così deturpati, così frastagliati e bruttini. Anche questa carta, che apprezzo molto anche in formato A3 e perché no anche nel formato A5, è una carta che non mette d'accordo sempre tutti i pennini. Ve l'ho detto prima, alcuni funzionano decisamente meglio, così come gli inchiostri. Ce ne sono alcuni che rendono proprio bene, altri un pochettino meno. Ma torniamo a questa edizione speciale dedicata appunto a Barbara Calzolari, che presenta 3 stili: corsivo americano, corsivo inglese e corsivo a pennello.
e trovo che sia quel piccolo valore aggiunto, la falsa riga della quale sono forniti, per cominciare a muovere anche i primi passi per ordinare la propria calligrafia. Ci si accorgerà che è molto più difficile incasellare le lettere, incasellare le spaziature e mantenere una giusta inclinazione rispetto al procedere così a mano libera. A tutti voi amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.